Ciao, sono Caruso. Mi sono ripromesso tante volte di fare dei video per parlare di meditazione, ma trovo che ci siano tantissime tecniche sul web, che ci siano tantissimi modelli, scuole, però non si parla mai di una dimensione intima, dell'esperienza della meditazione. E vorrei affrontare questo tema. E qualche minuto fa, prima di iniziare il video, mi stavo chiedendo come posso in qualche modo trasmettere questa idea, no? L'idea della sensazione intima di se stessi durante la meditazione. E mi sono reso conto che è impossibile, proprio perché la meditazione è una pratica e la si scopre e la si chiarisce, la si comprende appunto praticando. Però una cosa, specialmente nell'ultimo periodo, sta venendo sempre più fuori, sempre più presente, che la meditazione in realtà non porta nient'altro che quello che già c'è. Semplicemente ti permette di accorgertene. E lo so, messa così non è sexy, non è trendy, non è allettante, però invece se cominciate a praticare un po' di meditazione vi renderete conto che c'è moltissimo nella vostra vita che non state indagando, che non state prendendo in consegna quotidianamente. Ci sono tantissime esperienze che passano sotto il radar della consapevolezza. Nella filosofia dell'Advaita Vedanta, e chi mi conosce insomma sa che sono molto legato a questa filosofia, si dice che l'Advaita Vedanta non risolve nessun problema perché quel problema in realtà non c'è mai stato, non porta niente di nuovo perché parla sempre delle stesse cose. E insomma, alla fine la mente un po' meno addestrata dice: ma allora perché devo seguire un certo tipo di filone filosofico? Proprio perché noi siamo un po' addormentati. Il termine risveglio, a mio avviso, ha poco a che fare con il discorso spirituale, esoterico, ha molto più a che fare invece col fatto che più innalziamo il nostro livello di consapevolezza di chi siamo, di quali esperienze stiamo attraversando, più ci rendiamo conto che progressivamente ci svegliamo. Quindi questo famoso awakening, questo famoso risveglio, tutti i famosi insight di cui spesso si parla nella meditazione, ho avuto una rivelazione, non è una rivelazione, è sempre stato lì di fronte a te che prima non lo vedevi. Alcuni hanno bisogno che dall'esterno qualcun altro punti con il dito, li indichi verso una direzione, e sicuramente a una velocità rilevante, no? Rispetto a fare tutto da soli, ma quello che ci dimentichiamo è che comunque dobbiamo noi attraversare l'esperienza personalmente, soggettivamente, fino al punto in cui ci rendiamo conto di tutto ciò che siamo, che attraversiamo, e ci diventa quasi scontato perché è sempre stato lì, ma non lo vedevamo. E certo ci sono tecniche, certo ci sono modelli di meditazione che potete seguire, sicuramente partire è già un bene, ok? Poi uno piano piano corregge la rotta. Però mi rendo conto che è difficilissimo parlare di quel tipo di intimità della meditazione. Tante persone quando sono sulla spiaggia ad occhi chiusi, a gambe incrociate, mi vedono e vedono semplicemente un corpo con gli occhi chiusi che respira. Non potranno mai sapere quali sono i miei pensieri, non potranno mai sapere, nessuno lo potrà mai sapere. E vi posso assicurare che tante cose che accadono dentro di me ancora io non ne sono consapevole. Come più
più andrete avanti nel vostro percorso, più vi renderete conto che, e questo lo dico spesso, tutti quanti siamo in un percorso, tutti quanti siamo all'interno dei giochi, anche chi medita da 30 anni, per quanto più consapevole sicuramente di me o di chi ancora non ha iniziato, ha comunque da scoprire molto. E scoprire non ha a che fare col trovare qualcosa di nuovo, ha proprio a che fare col verbo scoprire, cioè togliere il coperchio, appunto portare alla luce. È come quando tiriamo sulle tapparelle o spostiamo la tenda al mattino, gli occhi si aprono, ci risvegliamo e finalmente possiamo vedere tutto quello che ci circonda. Non pensiate che tutto quello che ci circonda sia bellissimo, sia entusiasmante, sia un paradiso. Nella meditazione si attraversano tante fasi, ci sono anche quelle belle e ci sono anche quelle che fanno riflettere sulle scelte che abbiamo fatto durante il nostro percorso. Bene, penso che mi fermerò qua con il video, perché per quanto si possa filosofeggiare, cercare una ragione, a mio avviso alla fin fine, passandole al setaccio, sono soltanto speculazioni, soltanto modi di parlare sempre della stessa cosa, di un'esperienza soggettiva che non è possibile descrivere proprio per il limite stesso della parola, della comunicazione. E forse è un bene che la meditazione appunto abbia a che fare con la pratica e non con la spiegazione. Va bene, se volete sapere qualcosa di più nello specifico scrivetemelo sotto nei commenti, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi al canale, datemi una mano a divulgare anche questi temi e basta. Vi auguro una bellissima serata e di essere sempre più consapevoli. A presto.